Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Negli ultimi video abbiamo analizzato diversi passi del testo biblico che descrivono chiaramente possibili tecnologie e velivoli di cui erano dotati gli Elohim e in particolare Yahweh con il suo Kavod, cioè quella che è stata chiamata la gloria del Signore. Lo stesso dicasi per quanto riguarda i cosiddetti cherubini, di cui ho già pubblicato il video con un'analisi molto approfondita. Anche l'argomento di oggi è assolutamente in continuità con i precedenti. Per questo motivo, chi non fosse già dentro a questi temi è bene che visioni i video precedenti prima di questo. Vi lascio quindi i rispettivi link in descrizione. Oggi analizzeremo un altro interessantissimo passo che descrive qualcosa che ha evidenti caratteristiche perfettamente compatibili con altre tecnologie degli Elohim. Come sempre, vi ricordo che se ritenete interessanti le esposizioni dei miei studi e volete anche voi essere parte attiva nella diffusione di questi temi, potete farlo facilmente, semplicemente iscrivendovi al canale e lasciando un mi piace al video. Ovviamente, attivando la campanella, riceverete la notifica non appena pubblicherò un nuovo video. Prima di iniziare, voglio ricordare che questo canale è destinato a pensatori liberi, a persone di mente aperta e interessate a conoscere, alle quali, nel mio piccolo, sarò ben lieto se potrò dare elementi e spunti di riflessione personale. Chi si sentisse disturbato dagli argomenti trattati è ovviamente liberissimo di buttare alle ortiche ogni mia singola parola o abbandonare subito la visione. L'episodio della manna dal cielo mi ha sempre creato curiosità sin da bambino. L'ho sempre visto come la descrizione di qualcosa a cui nessuno riusciva a darmi spiegazioni esaurienti, ma che, prima o poi, avrei voluto approfondire, con la speranza di poter poi comprendere meglio di cosa si potesse trattare. Vediamo quindi ora di affrontare le considerazioni e le conclusioni a cui sono arrivato dopo aver trovato una possibile chiave di lettura perfettamente in linea con una Bibbia che, come abbiamo già visto, parla di dispositivi tecnologici e velivoli. Perché l'evento della manna, se trattato considerando tutti i dettagli che il testo ci comunica, risulta immediatamente e facilmente comprensibile in accordo con se stesso e con tutto il contesto biblico che abbiamo descritto finora. Sappiamo che durante il lungo viaggio verso la terra promessa il popolo di Israele si trova spesso in condizioni di sopravvivenza precarie e senza i succulenti viveri cui era abituato quando si trovava in Egitto, condizioni tutt'altro che degne di semplici schiavi. Gli israeliti si lamentano quindi con Mosè e Aronne chiedendo cibo. Levarono le tende da Elim e tutta la comunità degli israeliti arrivò al deserto di Sin, che si trova tra Elim e il Sinai, il 15 del secondo mese dopo la loro uscita dalla terra d'Egitto. Nel deserto tutta la comunità degli israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine». Ed ecco l'intervento di Yahweh che arriva con il suo Kavod, la cosiddetta gloria, e risolve il problema. Non lo fa creando o facendo apparire cibo dal nulla, ma con un prodigio, frutto di un ennesimo nesso di causa-effetto che vede ancora come protagonista, guarda caso, qualcosa di volante che arriva appunto dal cielo e copre l'accampamento, lasciando cadere cibo per il popolo. Ora, mentre Aronne parlava a tutta la comunità degli israeliti, essi si voltarono verso il deserto, ed ecco la gloria del Signore si manifestò attraverso la nube. Il Signore disse a Mosè: «Ho inteso la mormorazione degli israeliti. Parla loro così: al tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane. Saprete che io sono il Signore, vostro Dio». La sera le quaglie salirono e coprirono l'accampamento. Al mattino c'era uno strato di rugiada attorno all'accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c'era una cosa fine e granulosa, minuta come la brina sulla terra. Gli israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: «Che cos'è?», perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro:
È il pane che il Signore vi ha dato in cibo. Ecco che cosa comanda il Signore. Raccoglietene quanto ciascuno può mangiarne, un omer a testa, secondo il numero delle persone che sono con voi. Ne prenderete ciascuno per quelli della propria tenda. A parte il già noto immancabile Kavod di Yahweh che arriva nella nube, cosa sono quelle che vengono descritte come quaglie? In realtà, nel testo originale il termine ebraico shalav, quaglia, è riportato al singolare, come i verbi adesso concordati nel resto della frase, ma viene poi tradotto con quaglie al plurale. Il testo ebraico recita quindi letteralmente: allora salì la quaglia e coprì lo accampamento e salì strato di la rugiada. Come per Elohim, che viene tradotto al singolare perché è troppo scomodo doverlo considerare al plurale, evidentemente qui era troppo scomodo tradurre al singolare il termine quaglia, in quanto era inverosimile che una sola piccola quaglia potesse nella notte portare tutto quel cibo per il popolo. Dobbiamo considerare che è possibile che sia stata usata una forma singolare anche per riferirsi a una moltitudine, ma anche la Septuaginta, la Bibbia greca dei 70, lo traduce al singolare. Però usa il termine ortugometra, che letteralmente significa la madre delle quaglie. Viene quindi utilizzato un singolare che cerca in qualche modo di dare un'importanza particolare al soggetto, mentre il normale sostantivo greco corrispondente a quaglia avrebbe dovuto essere ortux. Anche la Vulgata, la Bibbia in latino, traduce quaglia con il termine coturnix al singolare. Il plurale sarebbe stato coturnices. Volendo procedere all'analisi del testo con il nostro solito metodo, a cosa hanno in realtà attribuito il nome di quaglia i redattori biblici delle origini? Come per gli altri casi che abbiamo precedentemente citato, hanno forse cercato di utilizzare un termine a loro noto per indicare qualcosa che vola, ma di cui non potevano conoscere il reale nome tecnico? Un oggetto volante che hanno chiamato quaglia in virtù delle ridotte dimensioni di tale uccello, perché probabilmente l'oggetto era molto più piccolo rispetto a quella gloria del Signore o a quei cherubini che già conoscevano e che ha lasciato cadere sull'accampamento un cibo speciale? Escludendo quindi che si tratti di un'allegoria, ma seguendo il testo originale, non possiamo certo pensare che una piccola quaglia possa aver sparso quel particolare cibo su tutto l'accampamento. La stessa considerazione la devono aver fatta i traduttori quando hanno deciso che ciò fosse poco credibile e hanno quindi deciso di tradurre almeno con un plurale, in modo che fossero molte quaglie ad averlo fatto. I traduttori greci della Septuaginta hanno invece cercato di valorizzare la quaglia usando il termine madre delle quaglie, forse per indicarne le dimensioni importanti rispetto a quelle del normale animale. La quaglia era quindi magari una specie di drone che si era alzato in volo dalla gloria del Signore e, come al giorno d'oggi paracadutiamo dagli aerei le derrate alimentari e i medicinali per le popolazioni dell'Africa, lasciava cadere i viveri per gli israeliti? In realtà poi, quante fossero effettivamente quelle quaglie, è un dettaglio marginale rispetto al senso di ciò che vedremo ora. Ci viene anche da chiederci che relazione possa esserci con il passaggio delle quaglie e la caduta della manna, se intendiamo le quaglie come appunto gli uccelli. Ho appena nominato il drone, che a molti di voi probabilmente non dirà nulla di particolare, ma ci troviamo proprio di fronte a un esempio perfetto di uso dei nomi, dato che la traduzione di drone dall'inglese in italiano non è altro che il fuco, il maschio delle api. Esattamente come è normale per noi adesso chiamarlo fuco, non ci sarebbe stato nulla di strano nel fatto che gli antichi redattori del testo biblico avessero assegnato il nome di quaglia a un dispositivo volante senza pilota, sia perché, ignorando appunto la definizione tecnica per un oggetto del tutto nuovo ai loro occhi, dovevano trovare un nome che rendesse l'idea di qualcosa di conosciuto ai successivi lettori del testo, che si può alzare in volo e passare sopra l'accampamento, sia perché sarebbe esattamente quello che noi stessi facciamo anche al giorno d'oggi quando assegniamo a vari veicoli o macchinari i nomi di animali che possono esprimere le caratteristiche peculiari degli stessi. Si pensi alla gru utilizzata in edilizia, alla quale abbiamo dato il nome di un uccello dalle zampe lunghe e sottili,
con un lungo collo e un lungo becco, oppure ai veloci ed agili veicoli delle forze dell'ordine come gazzella, pantera o civetta, o meglio ancora al gatto delle nevi, o anche solo all'ariete usato per sfondare le porte, oppure quello che chiamiamo piede di porco per forzarle. Lascio poi fare a voi altri 1000 esempi. Se fra 4000 anni un visitatore esterno del nostro pianeta trovasse un testo in un rifugio di montagna, meta di pellegrinaggio, che riportasse testualmente: i pellegrini rimasero senza cibo per via delle forti nevicate finché fu chiamato il gatto delle nevi che portò cibo in grandi quantità e tutti i pellegrini furono sfamati. Potrebbe pensare a un'allegoria o a un prodigioso felino montano dal mantello bianco come la neve che compie miracoli. Qualsiasi persona attuale non ha invece nessuna difficoltà a comprendere il significato lineare del testo senza pensare ad alcun prodigio, perché tutti sanno cosa sia il gatto delle nevi che poteva essere stato chiamato in loro soccorso. Volendo giocare un po' con le parole, il testo avrebbe potuto essere leggermente diverso e, dato il contesto, ancor più plausibile. I pellegrini rimasero senza cibo per via delle forti nevicate e, sfiniti dalla fame, pregarono Dio perché facesse arrivare velocemente un gatto delle nevi con i viveri. Fu così che il gatto arrivò portando cibo in grandi quantità e tutti i pellegrini furono sfamati. In questo caso il nostro visitatore esterno sarebbe stato portato a pensare che Dio, invocato dai pellegrini, avesse operato un miracolo inviando un gatto, l'animale, con cibo sufficiente per tutti. Ed ecco, il miracolo perfetto è servito. Peccato però che non abbia nulla a che vedere con quanto era stato scritto su quel testo, che parlava solo di un mezzo meccanico, i cui unici miracoli erano il pieno di carburante, i viveri e l'opera del volenteroso autista. Ora che potremmo aver individuato il velivolo che rilascia la manna, cerchiamo di capire cosa sia questo cibo, che viene anche tradotto con pane, nonostante il termine ebraico lehem, utilizzato per definirlo, abbia anche la semplice accezione di alimento o cibo, senza per forza riferirsi al pane come noi lo conosciamo. Innanzitutto è interessante notare che fino a quel momento non esisteva il nome manna con l'accezione con cui poi è stato inteso, ed è ufficialmente riconosciuto che fosse derivato dall'esclamazione degli israeliti appena la videro, cioè manhu. Cos'è questo? Come è riportato sia in Esodo sia in Numeri, sappiamo che la manna era una cosa fina e granulosa, minuta come la brina sulla terra. Era simile al seme del coriandolo e bianco. Aveva il sapore di una focaccia con miele. Era come il seme di coriandolo e aveva l'aspetto della resina odorosa. Quando il sole cominciava a scaldare si scioglieva. È quindi una sorta di cibo liofilizzato che può essere composto di una parte più solida, probabilmente proteica e fibrosa, e di una che fa da elegante dolciastro e profumato. Sappiamo anche che è un cibo che si scioglie al sole. Sembra di leggere nel testo biblico la descrizione di quelle che sono le attuali barrette energetiche legate da sostanza dolce e mielosa che si scioglie al sole, ma ancor più, venendoci descritto come una cosa fine e granulosa, corrisponderebbe perfettamente al cibo in forma liofilizzata che usiamo normalmente per preparazioni rapide a lunga conservazione e che viene fornito attualmente agli astronauti durante le missioni spaziali. Tecnicamente il processo di liofilizzazione, anche detto crioessiccamento, consiste nella disidratazione del cibo tramite bassissime temperature fino a portarlo a eliminare tutta la componente acquosa possibile. Un cibo liofilizzato è in grado di conservarsi molto a lungo senza deteriorarsi, anche con le alte temperature di quei territori, mantenendo le proprietà nutritive ed organolettiche. Il termine liofilizzato deriva dal greco liophilos, che letteralmente significa amico della solubilità. Questo aspetto non è marginale se si considera la modalità con cui è stata fornita la manna al popolo. Come abbiamo appena visto, Esodo 16 ci dice: «La sera le quaglie salirono e coprirono l'accampamento. Al mattino c'era uno strato di rugiada intorno all'accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c'era una cosa fine e granulosa, minuta come la brina sulla terra». Il cibo liofilizzato veniva quindi fornito agli israeliti già pronto all'uso con la rugiada.
L'acqua che serviva per reidratarlo veniva fornita insieme al cibo disidratato in modo che fosse pronto all'uso e subito consumabile. Nel libro dei Numeri 11:9 la spiegazione di tale modalità di erogazione del cibo è inequivocabile. Quando di notte cadeva la rugiada sull'accampamento, cadeva anche la manna. Dalla quaglia che stava sopra l'accampamento veniva quindi fatta cadere acqua in forma polverizzata di rugiada insieme alla manna, in modo che fosse equamente diffusa per idratare correttamente tale cibo liofilizzato. In ben due libri diversi, Esodo e Numeri, gli antichi autori vogliono mettere in evidenza il nesso non casuale tra la presenza di rugiada e la manna come legate da una relazione che si ripete ad ogni erogazione. Se si fosse trattato semplicemente della consueta rugiada notturna, non avrebbero avuto necessità di sottolinearne la presenza concomitante con la caduta della manna, ma soprattutto la rugiada naturale non cade, ma si forma sui corpi freddi al suolo per condensazione del vapore acqueo contenuto nell'aria che, a contatto appunto con le superfici fredde, ha un cambiamento di stato presentandosi sotto forma di piccolissime goccioline che vengono appunto chiamate rugiada. Come abbiamo appena visto, il testo biblico ci spiega invece: quando di notte cadeva la rugiada sull'accampamento, cadeva anche la manna. Se, seguendo il nostro solito metodo, vogliamo attenerci al testo, questa è la conferma che veniva letteralmente rilasciata acqua polverizzata sull'accampamento che gli autori biblici hanno descritto con il termine di rugiada, ma, essendo caduta dal cielo, non è da confondersi con la rugiada naturale che si forma appunto direttamente a terra. La manna era quindi probabilmente il cibo di cui si nutrivano gli Elohim in particolari situazioni di viaggio e i loro velivoli, come il Kavod di Yahweh, ne erano probabilmente provvisti in grande quantità o potevano addirittura produrla da materie prime locali prima di un viaggio. Per questo motivo arriva l'immancabile Kavod di Yahweh a risolvere il problema con quei droni erogatori di acqua e cibo liofilizzato. I cibi liofilizzati sono di fatto perfetti per sfamare il popolo in quanto hanno notoriamente le seguenti caratteristiche. Possono essere conservati a temperatura ambiente prima di essere reidratati, sono estremamente compatti e leggeri, quindi l'ideale per essere trasportato in volo e ancor più nei viaggi spaziali anche ai nostri giorni. Subiscono minime variazioni alla struttura degli alimenti, possono essere rapidamente e completamente reidratati. Una volta reidratati rispettano l'odore, il sapore ed i nutrienti originali. Relativamente all'ultimo punto, nei versetti di Esodo e Numeri che abbiamo citato, ci sono ben descritti sia il sapore sia l'odore apprezzati dagli israeliti. Dopo questa lunga disamina sull'argomento, ritengo giusto fare alcune ultime considerazioni sull'aspetto miracoloso dell'evento descritto. Se si trattava di un miracolo, perché è stato inviato un cibo sconosciuto e così particolare e non qualcosa di noto come carne, pesce o pane? Perché Dio non ha creato dal nulla il cibo per gli israeliti, come secondo la teologia sarebbe in grado di fare, ma ha dovuto organizzare tutto tramite l'arrivo della famosa quaglia e far cadere quella strana sostanza dal cielo? Perché i miracoli del Dio dell'Antico Testamento hanno sempre uno sviluppo complicato e consentito da mille ammenicoli o animali che compiono qualcosa che poi porta al risultato desiderato, mentre i miracoli di Gesù erano molto immediati? Se il popolo era affamato, Gesù moltiplicava pani e pesci con uno schiocco di dita ed era fatta. Se serviva vino, trasformava l'acqua. Se un lebbroso doveva guarire, la lebbra spariva all'istante, eccetera. Ovviamente la risposta sta nelle radici del pensiero su cui è stata fabbricata la novella del Cristo e del Nuovo Testamento rispetto alla descrizione di macchinari e meccanismi che caratterizza invece l'Antico Testamento. Ma non divaghiamo rispetto all'argomento odierno. Perché, se il problema era sfamare il popolo per tanti giorni o anni, Dio avrebbe deciso di fornire agli israeliti un cibo talmente delicato da sciogliersi immediatamente al sole o marcire consumato dai vermi se non consumato immediatamente, come descritto in Esodo 16:19? Mosè disse loro: nessuno ne faccia avanzare fino al mattino. Essi non obbedirono a Mosè e alcuni ne conservarono fino al mattino, ma vi si generarono vermi e imputridì. Mosè si irritò contro di loro. Essi dunque ne raccoglievano ogni mattina secondo quanto ciascuno mangiava.
Quando il sole cominciava a scaldare, si scioglieva. Possibile che, essendo il Dio creatore dell'universo, non fosse in grado di fornire loro qualcosa di meglio? Da notare che il citato rapido imputridimento è perfettamente coerente con la presenza dell'acqua rilasciata per reidratare la manna e di cui questa era quindi imbevuta. A completamento delle tesi qui sostenute è di ulteriore interesse considerare le note della Bibbia di Gerusalemme riguardanti questo episodio. Dobbiamo infatti rilevare che, come per svariati eventi della narrazione biblica, anche per la vicenda della manna la comunità scientifica si è prodigata nel cercare spiegazioni naturali, e l'ipotesi più avvalorata è quella che sostiene che fosse il prodotto della particolare secrezione di alcuni insetti. La nota della Bibbia di Gerusalemme riporta testualmente: brano composito e di difficile analisi. Alcuni elementi di un racconto sulla manna, forse spostati da numeri 11, potrebbero derivare dalla tradizione yavista, ma la parte più rilevante, un racconto sulla manna e sulle quaglie, appartiene alla tradizione sacerdotale. I redattori tardivi hanno forse aggiunto qualcosa di proprio: la manna e le quaglie, riunite nello stesso racconto, pongono un problema. La manna è dovuta alla secrezione di insetti che vivono su certe tamerici, ma solo nella regione centrale del Sinai. La si raccoglie in maggio-giugno. Le quaglie, esauste dalla traversata del Mediterraneo di ritorno dalla loro migrazione in Europa, verso settembre si abbattono in grande quantità sulla costa a nord della penisola del Sinai, spinte dal vento da ovest. Questo racconto può combinare i ricordi di due gruppi che hanno abbandonato separatamente l'Egitto e i cui itinerari furono diversi. Ma queste curiosità naturali servono ad illustrare la provvidenza speciale di Dio per il suo popolo, celebrato dai Salmi e dalla Sapienza. Il nutrimento della manna diventerà per la tradizione cristiana la figura dell'Eucaristia, nutrimento spirituale della Chiesa durante il suo esodo terreno. Vediamo quindi che l'episodio viene da subito descritto come composito e di difficile analisi. Ovviamente possiamo concordare pienamente con questa considerazione, che avvalora quanto abbiamo detto relativamente alle quaglie e alle caratteristiche della manna, nonché alla modalità di erogazione. La nota cita anche la possibile spiegazione scientifica relativa alle secrezioni di alcuni insetti, ma arriva poi ad escluderla, motivando tale esclusione con la discordanza stagionale tra la presenza delle quaglie in migrazione e il periodo in cui gli insetti secernano il supposto cibo. Nel testo della nota leggiamo: la manna e le quaglie riunite nello stesso racconto pongono un problema. Molto probabilmente, come abbiamo fin qui sostenuto, le quaglie non erano quaglie e la manna non era semplicemente una secrezione di insetti. Le imbarazzate difficoltà dell'esegesi di fronte a questo evento vengono magicamente risolte ancora una volta grazie alla ormai ridondante provvidenza speciale di Dio per il suo popolo, che viene descritta tanto più potente e speciale quanto più faticosamente la teologia cerca di arrampicarsi sui vetri per sostenere tesi insostenibili. Ci chiediamo allora perché tale speciale provvidenza non abbia, appunto, fornito al popolo qualcosa di meglio e meno deperibile in poche ore, tanto che ne risultò oltremodo complicata anche la fruizione da parte dell'affamato popolo. Altro aspetto che rende insostenibile la tesi del prodotto naturale è quello della durata dell'erogazione, come ci viene raccontato in Esodo 16:35. Gli israeliti mangiarono la manna per 40 anni, fino al loro arrivo in una terra abitata mangiarono la manna finché non furono arrivati ai confini della terra di Canaan. Qualsiasi secrezione animale o prodotto della natura ha una stagionalità, mentre il testo ci spiega che gli israeliti si nutrirono di manna per ben 40 anni senza soluzione di continuità, come ci conferma anche Giosuè 5:11. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra, azimi e frumento abbrustolito in quello stesso giorno, e a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. Gli israeliti non ebbero più manna,
Quell'anno mangiarono i frutti della terra di Canaan. Vediamo quindi che viene addirittura citato il giorno esatto in cui la manna cessò di essere prodotta o erogata perché non più necessaria. Vi è un altro passo biblico in cui il popolo viene sfamato grazie alle quaglie e che ha un finale addirittura sconcertante per come si è comportato Yahweh. Nel libro dei Numeri leggiamo: la gente raccogliticcia in mezzo a loro fu presa da grande bramosia, e anche gli israeliti ripresero a piangere e dissero: chi ci darà carne da mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cetrioli, dei cocomeri, dei porri, delle cipolle e dell'aglio. Ora la nostra gola inaridisce, non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna. Dirai al popolo: santificatevi per domani e mangerete carne, perché avete pianto agli orecchi del Signore, dicendo: chi ci darà da mangiare carne? Stavamo così bene in Egitto. Ebbene, il Signore vi darà carne e voi ne mangerete. Ne mangerete non per un giorno, non per 2 giorni, non per 5 giorni, non per 10 giorni, non per 20 giorni, ma per un mese intero, finché vi esca dalle narici e vi venga a nausea, perché avete respinto il Signore che è in mezzo a voi e avete pianto davanti a Lui, dicendo: perché siamo usciti dall'Egitto? Vediamo ancora una volta come gli israeliti non stessero così male in Egitto, prima di quell'esodo forzato di cui anche Mosè si lamenta. Mosè disse al Signore: perché hai fatto del male al tuo servo? Perché non ho trovato grazia ai tuoi occhi, al punto da impormi il peso di tutto questo popolo? L'ho forse concepito io tutto questo popolo? O l'ho forse messo al mondo io perché tu mi dica: portalo in grembo, come la nutrice porta il lattante fino al suolo che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri? E vediamo allora qual è la soluzione divina che ancora una volta vede Yahweh atterrare con il suo immancabile kavod per parlare con Mosè e gli anziani. Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole del Signore, radunò 70 uomini tra gli anziani del popolo e li fece stare intorno alla tenda. Allora il Signore scese nella nube e gli parlò, e poco dopo un vento si alzò per volere del Signore e portò quaglie dal mare e le fece cadere sull'accampamento, per la lunghezza di circa una giornata di cammino da un lato e una giornata di cammino dall'altro, intorno all'accampamento, e a un'altezza di circa 2 cubiti sulla superficie del suolo. Il popolo si alzò e tutto quel giorno e tutta la notte e tutto il giorno dopo raccolse le quaglie. Chi ne raccolse meno ne ebbe 10 omer. Le distesero per loro intorno all'accampamento. Quello che è stato tradotto con vento è l'immancabile sostantivo ebraico ruach, di cui abbiamo già parlato nel video I velivoli degli Elohim nella Bibbia, che è spesso riferito appunto a mezzi volanti spinti da getto d'aria chiamati ruach e tradotti con vento per via di quel getto d'aria. Quello che è stato tradotto con si alzò, riferito al vento, è il verbo ebraico nasa, che significa si mosse, partì, quindi non ha il senso di alzarsi di intensità come intendiamo quando si alza il vento e come hanno voluto far passare i traduttori, ma significa letteralmente che un ruach partì. Poi il testo dice anche che il ruach partì per volere del Signore, ma anche qui la traduzione è molto artistica. Infatti ciò che è stato tradotto con per volere è l'ebraico mehet, che introduce un complemento di moto dal luogo, poiché indica la provenienza del vento, del ruach. La frase tradotta letteralmente è quindi un ruach partì da Yahweh. Anche in questo caso abbiamo la conferma del fatto che Yahweh e il suo kavod non sono entità metafisiche trascendenti e immateriali, ma qualcosa di assolutamente fisico e materiale che atterra e si trova in un luogo ben preciso, da cui poi parte un mezzo che è il ruach. Il testo prosegue dicendo che quel ruach portò quaglie dal mare e le fece cadere sull'accampamento. Le quaglie abbiamo ormai capito cosa siano, ma il verbo che è stato tradotto con fece cadere in ebraico è vayagaz, che deriva dalla radice gazaz, che significa generalmente tagliare o separare. Quindi non si parla di quaglie che cadono, ma l'azione descritta è molto chiara e perfettamente lineare. Dal kavod di Yahweh parte un ruach che trasporta i droni, chiamati quaglie,
che si separano poi da lui in varie direzioni attorno all'accampamento. Anche perché, se fossero cadute così come descritto, significherebbe che erano quaglie morte, non in grado di volare o di posarsi a terra come fa una qualsiasi quaglia. Ma un altro problema riguardo questo concetto della caduta sta nel verso successivo, che dice che le quaglie sarebbero cadute per la lunghezza di circa una giornata di cammino da un lato e una giornata di cammino dall'altro intorno all'accampamento e a un'altezza di circa 2 cubiti sulla superficie del suolo. Ora spiegatemi come fanno delle quaglie a cadere dall'alto ma a fermarsi sospese a 2 cubiti da terra, cioè circa 1 metro da terra. Qualcuno potrà certamente dire che il miracolo consistette anche nel farle fermare a 1 metro da terra, ma allora mi chiedo quale sia lo scopo. Questa sospensione è invece perfettamente compatibile con i famosi droni di cui stiamo parlando, carichi di carne per gli israeliti e che si fermano sospesi in volo a 1 metro d'altezza finché gli israeliti prelevino i contenitori con la carne, probabilmente posizionati sotto i droni. Anche perché le quantità di carne erano talmente enormi che è difficile che fossero tutte quagliette. Il popolo si alzò e tutto quel giorno e tutta la notte e tutto il giorno dopo raccolse le quaglie. Chi ne raccolse meno ne ebbe 10 omer. Un omer è un'unità di misura biblica utilizzata per il volume ed è pari a circa 220 litri. Quindi i 10 omer corrispondono a circa 2200 litri in corrispettivo di carne che ogni singolo israelita tra quelli che ne avevano prelevata meno si sarebbe preso per sé. Siccome la carne ha un peso specifico superiore a quello dell'acqua, significa che l'israelita che aveva preso meno carne ne aveva più di 2 tonnellate e 300 kg. A confermare che in questo caso l'intervento dei droni fu molto più gravoso per via del tipo e della quantità del carico, il testo, a differenza dell'episodio della manna in cui si parla di quaglia al singolare, qui usa il plurale, salvim, quaglie, e infatti descrive anche visivamente la loro separazione dal ruach. Ora che abbiamo visto cosa possa essere accaduto tecnicamente, non possiamo non prendere atto del triste finale di questo episodio. La carne era ancora fra i loro denti e non era ancora stata masticata quando l'ira del Signore si accese contro il popolo e il Signore percosse il popolo con una gravissima piaga. Quel luogo fu chiamato Kibrot Tavà perché là seppellirono il popolo che si era abbandonato all'ingordigia. Qui vediamo che Yahweh poco prima aveva detto loro che avrebbero avuto cibo a sazietà. Anche lo stesso Mosè era incredulo rispetto al quantitativo di carne che sarebbe stato necessario per mantenere ciò che promise Yahweh. Mosè disse: «Questo popolo in mezzo al quale mi trovo conta 600.000 adulti e tu dici: io darò loro la carne e ne mangeranno per un mese intero. Si sgozzeranno per loro greggi e armenti in modo che ne abbiano abbastanza? O si raduneranno per loro tutti i pesci del mare in modo che ne abbiano abbastanza?» Il Signore rispose a Mosè: «Il braccio del Signore è forse raccorciato? Ora vedrai se ti accadrà o no quello che ti ho detto». Ma poi li uccise tutti facendo capire loro che anche se stavano meglio in Egitto, lì dovevano sottostare alle sue rigide regole e patire le sofferenze e la fame dell'esodo senza lamentarsi minimamente. Altro che miracolo! Evidentemente Yahweh, ben lungi dall'essere capace di miracoli e fornire carne per giorni a quel povero popolo strappato dalla sua vita normale in Egitto, aveva scorte limitate di carne da potergli fornire. Quindi ha consegnato loro ciò che aveva con i droni il primo giorno e poi li ha uccisi tutti per togliersi il problema di chi era dissenziente. Questo episodio è assolutamente simile a quello del vitello d'oro, in cui, dopo che il popolo si lamenta spazientito, il sacerdote Aronne, fratello di Mosè, costruisce il vitello d'oro usando i preziosi degli israeliti e appena Mosè scende dal monte con le tavole dei comandamenti, tra i quali leggiamo anche non uccidere, ordina che vengano uccisi coloro che avevano costruito il vitello d'oro. Dice il Signore, il Dio di Israele: ciascuno di voi tenga la spada al fianco, passate e ripassate nell'accampamento da una porta all'altra, uccida ognuno il proprio fratello, ognuno il proprio amico, ognuno il proprio vicino. I figli di Levi agirono secondo il comando di Mosè e in quel giorno perirono circa 3.000 uomini del popolo. Quindi non uccidere, e ne fa sterminare 3.000.
Pur essendo stati portati a costruire il vitello su indicazione del sacerdote Aronne, gli israeliti vennero costretti a uccidere anche i familiari, mentre al mandante, Aronne, non fu fatto assolutamente nulla. Questo perché anche questo episodio mostra chiaramente un tranello ordito ai danni degli israeliti per liberarsi degli individui scomodi che si lamentavano e dare una lezione agli altri affinché non creassero problemi in quel lunghissimo e pesante viaggio verso la terra loro promessa da Yahweh, promessa che però, esattamente come quella della fornitura della carne, Yahweh non fu mai in grado di mantenere. E le cronache del Medio Oriente attuale ce lo dimostrano quotidianamente. Giusto per completezza, in chiusura di questo argomento, voglio citare un altro passo dove gli uccelli hanno svolto la stessa funzione. Si tratta della fornitura di cibo a Elia. Berrai dal torrente e i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. Egli partì e fece secondo la parola del Signore. Andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera. Egli beveva dal torrente. Spero, anche oggi, di avervi dato qualche informazione in più per fare le vostre riflessioni e arrivare alle vostre conclusioni. Vi ricordo che questo video appartiene a quelle che ho voluto chiamare Pillole di Avrai altro Dio, che è il libro in cui approfondisco questi temi partendo da Genesi fino ai tempi attuali, libro che è normalmente ordinabile in libreria e anche in versione ebook. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Ciao a tutti e alla prossima!